Damanhur è definita proprio una serra alchemica, serve per fare crescere le anime, questo è il suo fine, è il suo scopo. Io quando mi alzo qui la mattina e mi affaccio a tutti questi alberi intorno a me sono felice. Sono felice. La mattina quando arriviamo in Orocrea, che iniziamo a tirar fuori le nostre creature, che sono proprio i gioielli che noi realizziamo col nostro pensiero, con le mani e anche con la nostra intenzione. Quando escono dalla cassaforte poi iniziano a tornare nelle loro casette, che sono all'interno di questa struttura che noi chiamiamo un portale, perché rappresenta l'antica forma della capitale della città di Atlantis, la capitale quindi di Atlantide. Questa è una delle mie attività, quindi di trasformare proprio il metallo in forme che sono adatte per far abitare delle creature intelligenti, delle forme vive all'interno proprio di questi gioielli. È come creare proprio nella materia un significato spirituale, una creazione proprio alchemica, dove vai a plasmare il metallo con delle energie vitali, con un'idea. È il gioiello molte volte che sceglie la persona. E questi gioielli sono proprio degli alleati che ci permettono di sviluppare quello che è la nostra vita, la nostra anima, la nostra espressione in questo mondo. Così che le persone che vedono questi gioielli, anche se magari non conoscono il significato preciso, però vengono toccati nel profondo e vengono come dei piccoli diapason risvegliati a sentire che c'è qualcosa di più, di diverso. E da lì inizia la ricerca, da lì inizia la riscoperta di se stessi. Proprio perché noi deriviamo da una nobiltà d'animo incredibile, solo che ce la siamo dimenticata. Noi nella scuola di alchimia il nostro desiderio e obiettivo è quello di far ricordare, di far riconoscere questa nobiltà in ognuno di noi e poi soprattutto di farla esprimere. È proprio un'antica disciplina che viene conosciuta in larga scala come alchimia, ma in specifico in Damanhur si parla di selfica, perché la selfica significa proprio la self, sono gli abitatori dei metalli, e ognuna di queste creature, perché sono proprio delle creature, dei pezzi di vita, hanno una funzione specifica, come la chiave di Iside, che richiama proprio conoscenza e rinnovamento, che richiama proprio antiche memorie. Portandola addosso tu usi una chiave per te stesso per ricordare. Poi le forme di questi gioielli utilizzano quella che noi chiamiamo lingua sacra, quindi una lingua archetipica che si può trovare dal Sud America al Giappone all'Africa, nelle civiltà antiche, quando normalmente non venivano in contatto l'una con l'altra. E perché allora si trovano gli stessi simboli? E la risposta è che erano colonie di quella che si chiama Atlantide, quindi la madre patria aveva distribuito attorno le varie conoscenze e quindi la fonte era una, i simboli erano gli stessi. Questi simboli tra l'altro rappresentano un linguaggio archetipico così antico che permette di parlare con questo linguaggio dagli animali fino agli dei. È un linguaggio universale, perché è un linguaggio che arriva prima della Babilonia, quindi della divisione di tutte le lingue, della divisione di tutte le razze, ma è il fulcro da dove parte poi anche il linguaggio. La bellezza è che questa lingua ha solo l'eccezione positiva,
Quindi qualsiasi cosa si scriva, si legga, si narri, si balli o si danzi, perché esiste la danza sacra, con questo linguaggio è sempre in chiave creativa e positiva. Qua ci troviamo nella galleria dei quadri selfici di Damanhur. Quindi questi quadri selfici sono stati realizzati in parte da Falco, proprio il fondatore di Damanhur, e poi da quando lui ha lasciato il corpo fisico ha insegnato e ha trasmesso questa capacità e questa condizione a un gruppo proprio di pittori selfici, e loro canalizzano proprio Falco e l'insegnamento che lui porta. E come vedete noi usiamo anche questi quadri nella scuola di alchimia perché questo è un luogo preparato. Noi la chiamiamo anche una cabina di accelerazione temporale. Da qui si può partire per viaggiare nel tempo. Uno di questi quadri è un portale dimensionale perché ti apre a una frequenza, delle dimensioni, ha delle caratteristiche sia dentro di te che fuori di te. Sono come dei mandali che, fissandoli, guardandoli, osservandoli, senti proprio questo trasporto energetico e questa apertura di conoscenze. È una biblioteca, ognuno di questi quadri è un libro che racconta una storia e uno impara a leggerlo tramite l'osservazione. Sì, si usa quella che definivamo prima già la lingua sacra, quindi ci sono dei simboli archetipici antichi che vengono riutilizzati, ma non solo, anche varie lingue magiche. Questi sono quadri selfici, quindi sono sempre abitati da queste creature che si chiamano abitatori dei metalli, e lui è riuscito a traslare il metallo in colore. I colori che vedi qua sono colori preparati alchimicamente, sono preparati per infondere determinati tipi di energie, determinati tipi di frequenze e avere una rispondenza sia fisica ma anche sui corpi energetici e sottili delle persone, quindi a più livelli. Conosci te stesso e conoscerai l'universo. Questo era scritto sugli antichi templi perché? Perché era la via iniziatica, era la via di conoscenza, era la via davvero dell'inizio della riscoperta di te stesso. Ci sono dei momenti nella nostra vita dove proprio sentiamo quel richiamo, quel qualcosa di diverso che non possiamo dargli una reale connotazione, una reale direzione, perché è una cosa così antica, così intima, però che sentiamo che è vera, che è la nostra natura. E poi questo senso profondo si va a esprimere in che modo? Beh, ognuno di noi lo può esprimere capendo da dove arriva, lo può esprimere in qualcosa per davvero aiutare gli altri a ridestarsi, ma aiutando gli altri a ridestarsi e a risvegliarsi in questo mondo di zombie, aiuti te stesso, cioè è questo il fatto, perché le persone intorno a noi sono anche delle espressioni di noi stessi. Perché ci troviamo in un momento storico in cui viviamo questa dicotomia dell'essere umano in cui c'è molta sofferenza, molta poca coscienza e così via, perché noi non arriviamo dal nulla, noi arriviamo da una storia che non è quella che ci hanno raccontato, ma se andiamo un po' più indietro, noi arriviamo da una storia esoterica, magica, molto particolare, e Atlantide è stato in alcuni momenti uno degli apici della cultura, dell'arte, della spiritualità dell'essere umano, quindi dell'evoluzione della nostra razza. Poi c'è stata la caduta dello spirito umano, cioè l'aver perso i principi e l'attenzione sulla nostra
natura sacra, spirituale, divina. Cosa è successo? Che man mano, quando la nostra razza ha tolto per vari motivi l'attenzione alla propria luce interiore, ha dato spazio a tutto quest'altro aspetto, e quest'altro aspetto ha corrotto tutto ciò che c'era fino a farlo decadere. Come diceva anche Einstein, il buio non esiste, è solo una mancanza di luce. Ora c'è la possibilità, perché siamo in una nuova era, in un nuovo mondo, in una nuova condizione, possiamo ridestarci. E l'alchimia ha questa funzione, è la scienza antica della conoscenza proprio del potenziale dell'essere umano, che ci ridice: oh, guarda un po', guarda che non sei solo un essere che cammina per 50-100 anni su questo mondo e te la devi cavare. No, tu sei una espressione nobile e divina con tantissime potenzialità, impara di nuovo a utilizzarle, perché ce l'hai, è il tuo diritto, è la tua eredità spirituale, sei qui per quello. Puoi essere di nuovo un essere di luce incarnato, puoi proprio creare come la divinità fa, perché noi abbiamo questo principio divino dentro di noi. Possiamo proprio andare a generare questa bellezza, questa natura divina nel mondo in cui viviamo, nella città in cui viviamo, con le persone in cui viviamo. Siamo nell'era dell'Acquario. Che cosa significa? Significa che quest'era, questo momento viene chiamato da tutte le antiche civiltà, compresa l'attuale, l'era d'oro, l'era dove l'essere umano può riappropriarsi della sua natura divina e della sua bellezza ed esprimerla. Siamo i pionieri che possono man mano dare la possibilità a chi arriverà dopo di avere una vita migliore. Questo è il nostro momento, il nostro compito. Ho perso tantissime conoscenze, sono presenti molte ancora, diciamo che non le abbiamo praticate per molti millenni, perché è sempre una scelta, non accade, può accadere naturalmente in momenti diversi dell'esistenza, ma prenderne consapevolezza e focalizzare su quella parte per la tua esistenza, quella è una scelta. Non è questione di proselitismo, è questione di crescita personale, nel senso di crescita spirituale, quando qualcuno consapevolizza di essere una divinità, di avere questa natura. Quindi ci deve essere un numero X di persone che diventano consapevoli di ciò, che manifestano ciò per riuscire a influenzare positivamente gli altri, naturalmente. L'anima umana, il risveglio, le abilità che stiamo recuperando, la scoperta di noi stessi, il creare una società alternativa, sostenibile a 360 gradi, per essere un piccolo esempio positivo da cui ognuno si può ispirare e sviluppare la propria unicità. La scuola di alchimia nasce da un momento particolare. Falco, che è il fondatore di Damonur, insieme a un gruppo di altre persone, è quello che ha creato tutto questo meccanismo, questa bellezza che è l'alchimia in Damonur. Quindi l'alchimia cos'è? È questo modo di dar significato alle cose. Ma l'alchimia è proprio una scienza assoluta che abbraccia tutto lo scibile umano. Damonur nasce proprio come serra alchemica, come luogo per far evolvere le anime. Questo è stato un grande, ed è ancora naturalmente un grande insegnamento quotidiano, che la grande differenza tra l'alchimia del passato e l'alchimia che si vive oggi a Damonur è proprio che si sviluppa quella che noi chiamiamo l'alchimia delle forze vive.
quindi andiamo a toccare l'anima delle persone e aiutarla a sbocciare. Si è sempre fatto nella storia umana, ma è sempre stato riservato a poche classi sacerdotali piuttosto che a delle scuole iniziatiche. Era ristretto, era una cosa esoterica. Dal fatto che oggi ci troviamo nella nuova era, nell'era dell'acquario, nell'età dell'oro, siamo arrivati al punto di poter e voler aprire queste conoscenze, queste possibilità a tutto il mondo, a chiunque, a qualsiasi anima, a qualsiasi persona che oggi desidera di esprimere la propria bellezza. E l'alchimia è proprio lo strumento, come il coltellino svizzero con tantissimi tools, che ti permette di esprimere tante potenzialità. E questi tools sono i talenti delle nostre anime. Ognuno scopre qual è la parte migliore e la parte che è più affine a se stessa. Quindi noi l'abbiamo interiorizzata, macinata e trasformata in un linguaggio comprensibile da tutti. Questo è stato il nostro lavoro. L'insegnamento è sempre quello, non l'abbiamo modificato di una virgola, però l'abbiamo trasformato nel linguaggio affinché sia più facilmente comprensibile da tutti. Noi siamo degli allievi che hanno fatto magari qualche classe, qualche momento più degli altri, ma siamo nel cammino come tutti gli altri che stanno facendo questo percorso. Così che oggi varie centinaia di allievi hanno potuto godere e continuano a praticare questo insegnamento e a farlo crescere. Il bello è questo: la scuola è un punto di partenza. Quando uno finisce la scuola si trova non un arrivo, si trova una partenza, si trova a poter dire ok, ora posso godermi e posso sbizzarrirmi perché ho delle basi per davvero sperimentare, per davvero iniziare a vivere un'esperienza che prima non potevo neanche immaginare fosse possibile. Tramite riti, tramite l'autosservazione, tramite moltissime pratiche, ma soprattutto tecniche riproducibili, che non sono solo un'esperienza mistica, un volo pindalico, ma sono aspetti che giorno dopo giorno puoi vivere, esprimere e raffinare la tua anima. Noi partiamo come un blocco di pietra, come Michelangelo, che inizia a togliere quello che c'è in più, perché all'interno c'è l'opera d'arte. All'interno significa che noi impariamo a togliere dei veli da noi stessi per svelare, per portare fuori la bellezza che ognuno di noi ha. Però dobbiamo conoscerci e quindi queste pratiche, questi percorsi ci permettono davvero di scoprire la nostra nobiltà e la nostra bellezza. Allora, io insegno alchimia. Inizialmente ho iniziato ad appassionarmi a quest'arte per risolvere dei miei quesiti interiori. Viaggiare fuori dal corpo di notte da piccoli succede molto spesso, succede anche di esserne consapevoli. E poi con l'educazione, con i genitori che non sanno come spiegartelo perché non fa parte del loro modo di pensare, non hanno le conoscenze per spiegartelo, tu rimani con tanti punti di domanda, ma senti che quelle esperienze sono vere, sono vive, sono vere. Fin da adolescente avevo la necessità di trovare, di capire la mia vera essenza. Io scelgo le cose molto istintivamente. Nel tempo non ero così, ma nel tempo ho imparato a fidarmi di ciò che sento. E quando lo sento nel corpo, io sento le cose molto fisicamente, corporalmente, scelgo le cose. Ho scelto di fare questo percorso oramai 20 anni fa. Ho cominciato che ero 28enne. Sì, non sapevo bene a che cosa stessi andando incontro
ma l'ho voluto fare come esperienza e l'ho cominciato pensando di farlo per un anno, quindi di fare questa esperienza per un anno e poi di ritornare a vivere ovviamente perseguendo i miei obiettivi spirituali, ma in un altro percorso, non necessariamente monacale. E poi invece la cosa mi ha talmente presa, rapita, non sempre positivamente, perché mi ha fatto attraversare tanti stadi di me e ha portato risoluzione, ha fatto emergere tante cose di me, soprattutto le dipendenze di cui non ero consapevole. E gli stadi che ho attraversato mi hanno permesso di trasformare molte parti e le dipendenze di cui non ero consapevole, ma passavano attraverso la dipendenza del mangiare troppo, ad esempio, dell'avere sempre qualcuno accanto. Quindi mi sono trovata di fronte a questi aspetti di me, rinunciando a tutto questo. E quindi ho rotto tutto lì, cioè ho iniziato un anno, poi ho rinnovato, ho attraversato veramente tanti mostri, tanti miei mostri, tante ombre, e quindi anche i passaggi trasformativi di parti di me sono stati fisicamente molto dolorosi. E da lì sono passata così, in un battibaleno, sono arrivata ad 11 anni e ho sentito di aver chiuso un ciclo dentro di me, di aver fatto un grande lavoro, mi ha dato molta soddisfazione, ho fatto tanta fatica, tanta pulizia, tanta focalizzazione, mi sono autoprodotta tantissima energia. Nel percorso anche che facciamo durante la scuola di alchimia, una delle cose fondamentali è proprio questa: capire quali sono i nostri sensi. Ma noi abbiamo almeno 3 livelli di sensi. I sensi esterni, quelli che normalmente conosciamo, l'olfatto, la vista, l'udito, il tatto e così via. Poi abbiamo dei sensi di confine, che tutti conosciamo. La pelle, quando ci viene la pelle d'oca, quello è un senso. Il cuore, quando sentiamo a cuore un'altra persona, quello è un senso. La nostra mente, come la utilizziamo, quello è un senso. E entrando ancora più all'interno, andiamo a toccare quelli che sono i nostri sensi originari, i nostri sensi divini, della nostra scintilla divina, del nostro sé superiore. Ogni cultura l'ha chiamato in modo diverso, ma è sempre quello, la nostra anima, il nostro spirito. Bisogna solo imparare a rifare esercizio a questi muscoli, che sono un po' atrofizzati, che sono stati un po' abbandonati. Quindi è l'ispirazione per poi creare, piuttosto che il senso del divino, questo senso che ha fatto nascere filosofie, culture, religioni. Perché? È l'intimo sentire che abbiamo all'interno di noi, fuori di noi, una realtà molto più vasta. Noi siamo qua come esseri divini che fanno un'esperienza nella materia, in questo campo, che perché viene chiamato di Maya, di illusione? Perché l'unica cosa vera qui all'interno di questa esperienza è la nostra anima. Tutto il resto si trasforma, si muta, cambia. Il nostro obiettivo, il nostro fine ultimo qual è? È quello di elevare questa materia, questo Maya, a livello divino. Quindi ora siamo alieni in questo mondo, perché questo mondo ci accoglie, ma non è la stessa fonte nostra, è proprio l'abito in cui noi facciamo esperienza. Quando arriverà a essere pari, a essere alla frequenza della nostra anima, vivremo in un mondo nostro. E quindi con 11 anni di disciplina stretta ho avuto per la prima volta nella mia vita la sensazione di aver afferrato che cosa significa guidare e non essere guidata. Il tutto è comunque inserito in una base di equilibrio intimo che sento di aver raggiunto e che non avevo, ti assicuro. L'aver vissuto tante esperienze mistiche, soprattutto nel periodo monacale, mi hanno fatto toccare proprio con mano
il nostro potenziale, quanto l'estensione che abbiamo, l'estensione che possiamo raggiungere nel percepire la realtà molto diversamente da come la vediamo. E quello mi ha sempre spinto, mi ha fatto da motore, perché anch'io mi considero una ricercatrice e mi sento all'ABC dell'alchimia. L'alchimia apre spazi vastissimi, universi, che noi durante la scuola, ma anche noi che ricerchiamo in questo campo, credo abbiamo toccato solo la superficie, la punta dell'iceberg, insieme non solo all'alchimia, ma anche un percorso più mirato e consapevole di conoscenza di me stessa, che in alchimia approcciamo con tecniche, insomma, specifiche. E la mattina un'ora, un'ora e mezza dedicata a me, alla connessione con me stessa profonda attraverso la respirazione e altre tecniche che uso. E raccontavo ieri che dopo 8 anni di pratiche costanti, quasi giornaliere, diciamo che ne faccio minimo 5 giorni alla settimana, 5 su 7 come media. Adesso a me basta fare la respirazione, mi bastano un quarto d'ora di respirazione pranica, di respirazione consapevole, e rimango in quello e mi porto in quello stato. E quindi per me è bellissimo, perché è una conquista data dalla pratica. Magico, un luogo apposta che da migliaia di anni era stato prescelto per far nascere la nuova città del futuro, la città della luce di Damanhur. Dai 3-4 mila anni fa si sapeva già che saremmo arrivati qua, in questo luogo, e quindi ora ci siamo trovati qua per rivivere un sogno insieme. È proprio stata una scelta quella di ritornare in un luogo naturale per vivere in comunione con i mondi, quindi il mondo umano, quello degli spiriti di natura, quello vegetale, e imparare a comunicare di nuovo con essi. Qui ci troviamo davanti a un bellissimo specchio d'acqua che si trova a Meuliano, un luogo vicino a Damanhur. Questo laghetto è un lago che viene usato spesso e volentieri per varie pratiche alchemiche, magiche, perché l'acqua è uno degli elementi più importanti. Abbiamo la possibilità di entrare, naturalmente in armonia con gli elementi, con la natura, perché è proprio un luogo immerso nei boschi. La cosa bella è proprio questa distesa placida d'acqua che può essere utilizzata proprio come specchio per vedere altre realtà. Ecco, una cosa che facciamo nella scuola di alchimia è proprio questa: imparare a trovare i mezzi anche naturali per ampliare la nostra coscienza. Come dentro, così fuori, ci sono dei luoghi, dei punti che sono perfettamente utilizzabili per aprire la nostra coscienza e indirizzarla, così che da lì apri la tua consapevolezza, apri a vedere i vari mondi del possibile che si dipanano ogni 4 secondi. Noi abbiamo almeno 6 scelte. Queste 6 scelte sono davvero dei mondi che si aprono di fronte a noi e ci permettono di utilizzare, vivere il nostro libero arbitrio. Però sarebbe anche bello capire dove portano queste strade. Ecco, un luogo come questo è un luogo di meditazione perfetto per aprirci all'introspezione, aprirci alla visione, anche aprirci all'intuizione, tutti aspetti importanti per la vita di chiunque.
ancora di più l'alchimista li sfrutta positivamente per trarne un punto di osservazione privilegiato, perché l'alchimista la cosa che ha imparato a fare è utilizzare ciò che ha, quindi se stesso come metro di misura per l'universo, sì, va bene, e in più i luoghi della natura, i luoghi, le persone, gli ambienti intorno a sé. Questo può avvenire nel momento in cui noi siamo in ascolto di noi stessi. Tutto quello che faccio ho bisogno di sperimentarlo su di me, di viverlo, se no non rientra nel mio campo di verità, non riesco ad inglobarlo. Credo che l'alchimia sia uno dei percorsi possibili. Per la mia esperienza è il percorso più potente che ho trovato fino ad oggi. E trovo che gli insegnamenti da Manuriani e di Falco sull'alchimia siano una punta avanzata e accomunano tantissimi insegnamenti esoterici, spirituali di tantissime tradizioni. Lo sento come un percorso che riesce a mettere insieme l'approccio esoterico occidentale con una sorta di sciamanesimo, come la riconnessione a una profonda riconnessione alla natura, all'universo, alle leggi che la regolano. Praticandola, insegnandola, scopro quanto imparo. L'acqua è uno dei elementi fondamentali che l'alchimista utilizza, perché è collegata alle proprie emozioni, è collegata alle proprie antiche memorie, è collegata anche alla trasformazione. L'acqua è questo elemento alchemico di purezza, di accoglienza, che permette proprio di far germogliare la vita, come quest'acqua qua, piena di girini, piena di vita, e che porta le memorie, porta le esperienze, porta quello che per noi è tutto l'inconscio. E la terra è l'elemento che sostiene, è l'elemento che accoglie, è l'elemento anche femminile per eccellenza, perché al suo interno custodisce i semi e le fa sbocciare. È l'aria che porta i messaggi, porta le antichi miti, porta le speranze. Ecco, poi ogni elemento ha delle caratteristiche maschili e femminili, il fuoco dirompente, maschile, espressione, trasformatore per eccellenza. L'aria ancora invece movimento, rinnovamento, espressione, anch'essa più maschile. Ma come tutte le cose ci sono aspetti maschili e femminili in entrambi gli elementi. Noi impariamo tramite una giusta consapevolezza, una giusta capacità rituale a riordinare questi elementi dentro di noi. A proposito di alchimia, ogni famiglia ad Amanur, ogni comunità ha un suo proprio fuoco, quindi significa che questo accendino, come quelli che usiamo in alchimia, sono accendini preparati, e ogni volta che facciamo degli incontri comuni accendiamo il nostro fuoco in modo che le memorie rimangano, cioè il fuoco le conserva e poi la fiamma viene raccolta di nuovo nell'accendino. E questo è un fuoco che ha 11 anni, da quando siamo qua, 12 anni, che è giovane. Ci sono fuochi sul pianeta che hanno migliaia e migliaia di anni, soprattutto quelli nei monasteri tibetani. Apre delle porte dimensionali il fuoco.
la via mistica. Questa è importante, funzionale, ma richiede di estraniarci dalla vita e dedicarsi esclusivamente all'ascolto e all'introspezione. Per chi vuole vivere, sceglie di contribuire a trasformare questa civiltà occidentale, dove siamo nati, dove siamo vissuti, dove la nostra vita si sviluppa qua, allora abbiamo bisogno più di azione, movimento, creazione. Siamo l'espressione del mondo. Quindi è importante avere un contatto con se stessi, un'introspezione mistica fondamentale, ma da lì in avanti poi noi abbiamo l'esigenza, il desiderio di esprimere poi quello che siamo, la nostra parte divina. La cosa più bella è che modellando, utilizzando gli elementi, noi abbiamo le chiavi per toccare e muovere le leggi universali, perché dal piccolo andiamo al grande, dal microcosmo andiamo al macrocosmo. Questa è la bellezza. Anche fosse una completa follia, anche fosse tutta una palla galattica, una storia inventata fantasiosa, ho detto io voglio vivermela, me la voglio vivere tutta, e così ho fatto. 20 anni dopo sono ancora qui. Ancora non credo di aver afferrato tutto ciò che Damanhur è, e nemmeno le conoscenze, tutte le conoscenze che Damanhur contiene, ma sento dentro di me i passaggi che ho fatto in questi 21 anni, quindi per me sono veri e sono molto contenta di essere ancora qui. E più mi immergo in questi universi e più li comprendo mano a mano. Anch'io sono in un processo di apprendimento, come le persone che vengono a frequentare la scuola, ma è un continuo apprendimento e non smetterà mai.